C'è una domanda che accompagna l'umanità da migliaia di anni. Perché ogni civiltà, anche la più lontana dalle altre, ha immaginato creature pronte a divorare gli uomini? Foreste, montagne, deserti, oceani. Ovunque l'essere umano abbia posato lo sguardo, ha sentito il bisogno di raccontare che, poco oltre ciò che conosceva, esisteva qualcosa di terribile, qualcosa che aspettava, forse perché il buio rende ogni rumore più vicino, forse perché basta una sagoma intravista tra gli alberi per trasformare un animale in un mostro, oppure perché la paura ha sempre avuto un talento straordinario, quello di dare un volto a tutto ciò che non riesce a comprendere, ed è proprio così che nascono le leggende, non quando qualcuno vede davvero una creatura impossibile, ma quando abbastanza persone iniziano a credere che possa esistere. Più di 2000 anni fa, uomini che non avevano mai attraversato i confini del loro mondo erano convinti che, in una terra lontana chiamata India, vagasse una bestia capace di divorare chiunque incrociasse il suo cammino. Aveva il corpo di un leone, una coda armata di morte e un volto inquietantemente umano. Per secoli il suo nome attraversò imperi, mercanti, soldati e viaggiatori. Ogni racconto aggiungeva un dettaglio, ogni generazione la rendeva ancora più terrificante, finché la creatura smise di appartenere a una sola cultura e divenne il simbolo stesso dell'ignoto. Ma la domanda più inquietante non è se questa bestia sia mai esistita. La vera domanda è un'altra. Perché continuiamo a immaginarla ancora oggi? Perché, dopo migliaia di anni, continua a comparire nei libri, nei videogiochi, nei film e soprattutto continua ad abitare la nostra mente? Perché forse la manticora non è mai vissuta nelle foreste, forse ha sempre vissuto dentro l'uomo. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La divoratrice di uomini. Da più di 2000 anni gli uomini cercano di spiegare chi fosse davvero la manticora. Hanno scritto cronache, raccontato storie e tramandato leggende lasciandoci decine di versioni diverse della stessa creatura. Ma se almeno per una sera fossero i loro racconti a tacere e fosse la manticora stessa a ricordare come tutto ebbe inizio, per molto tempo sono rimasta in silenzio mentre gli uomini raccontavano la mia storia. Li ho sentiti sedersi attorno al fuoco, dopo il tramonto, abbassare la voce e giurare che da qualche parte, oltre le terre che conoscevano, esistesse una creatura capace di divorare un uomo senza lasciare traccia. Ogni volta cambiava qualche dettaglio. C'era chi mi vedeva più grande di un cavallo, chi sosteneva che il mio ruggito facesse tremare gli alberi, che era pronto a giurare di aver incrociato il mio sguardo e di non aver più dormito serenamente. Li ascoltavo tutti. Ognuno era convinto di aver capito chi fossi. C'era chi diceva che i miei occhi brillassero nel buio prima ancora che il resto del corpo emergesse dalla foresta. Chi giurava che la mia voce assomigliasse a quella di un uomo, abbastanza da convincere un viaggiatore ad avvicinarsi. Chi sosteneva che bastasse incrociare il mio sguardo per dimenticare ogni via di fuga. Ed era curioso accorgersi che nessuno stava davvero parlando di me. Raccontavano la propria paura. Così nacqui centinaia di volte. Ogni mercante aggiungeva un particolare, ogni viaggiatore tornava con una versione diversa, ogni bambino cresceva immaginandomi in modo diverso dal padre. Eppure c'erano dettagli che nessuno cambiava mai. Mi vedevano avanzare con il passo sicuro di un leone, perché nessun altro animale conosce il proprio dominio come lui. Sul mio volto, però, riconoscevano qualcosa che apparteneva a loro stessi, ed era proprio quel particolare a renderli inquietanti. Un predatore è facile da comprendere. Lo osservi, sai cosa desidera e sai come evitarlo, ma una creatura che porta sul viso qualcosa di umano costringe la mente a fermarsi. Ogni certezza vacilla, per un istante diventa impossibile capire dove finisca il mondo degli uomini e dove inizi quello dei mostri. Forse è per questo che il mio nome ha viaggiato così lontano, non perché fossi
la più feroce. Il mondo ne avrebbe conosciute molte altre, non perché fossi la più grande, anche questo sarebbe stato dimenticato. Il mio nome sopravvisse perché nessuno riusciva a guardarmi senza provare la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che sfidava ogni ordine conosciuto. Gli uomini avevano imparato a dare un nome agli animali, avevano imparato a distinguere un leone da un lupo, un falco da un serpente. Io invece sembravo appartenere a tutti loro e a nessuno. Era come se qualcuno avesse preso frammenti del mondo e li avesse uniti seguendo una logica che la natura non aveva mai conosciuto. È proprio questo che rende una leggenda difficile da dimenticare. Le storie che sopravvivono non sono quelle che sembrano vere, sono quelle che continuano a lasciare una domanda senza risposta. Ancora oggi, dopo secoli, basta pronunciare il mio nome perché qualcuno immagini il mio volto, anche senza averlo mai visto. È una cosa che mi ha sempre affascinata, perché gli uomini credono di ricordare creature che non hanno mai incontrato. Io sono una di quelle, e prima ancora che qualcuno decidesse da dove provenissi, o se fossi davvero esistita, il mio nome aveva già attraversato il mondo. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, anche quando portano oltre l'ultimo confine delle mappe, perché è proprio lì dove finiscono le certezze, che iniziano le leggende, e spesso il mostro più terrificante non è quello nascosto nell'oscurità, ma quello che la nostra mente decide di immaginare. E prima di proseguire dentro la storia della manticora, chiediti una cosa: se ti trovassi davanti a una creatura mai vista prima, avresti il coraggio di guardarla davvero o la chiameresti semplicemente mostro? Capitolo 2. Dove nasce un mostro? Ogni leggenda prima o poi incontra qualcuno disposto a raccontarla. La manticora trovò quell'uomo molto lontano dalle foreste, in cui dicevano si nascondesse. Non era un guerriero, non era un cacciatore e non aveva mai affrontato creature leggendarie. Era un medico. Si chiamava Ctesia e viveva in un'epoca in cui il mondo conosciuto finiva molto prima dell'orizzonte. Oltre quel confine cominciavano terre di cui arrivavano soltanto racconti, spesso trasportati dalle carovane che attraversavano il deserto o dalle navi che rientravano dopo mesi di lontananza. Ogni mercante portava con sé stoffe, spezie, metalli preziosi e una storia. Erano proprio quelle storie ad attraversare il mondo più velocemente degli eserciti. Quando Ctesia lasciò la Grecia per raggiungere la corte del re persiano Artaserse II, probabilmente immaginava che avrebbe imparato una medicina diversa, osservato popoli lontani e conosciuto tradizioni sconosciute. Difficilmente avrebbe pensato che, secoli dopo, il suo nome sarebbe stato ricordato soprattutto per una creatura che forse non vide mai. La corte persiana era un luogo straordinario. Lì arrivavano uomini provenienti da ogni angolo dell'impero. Ambasciatori, esploratori, mercanti e soldati raccontavano ciò che avevano visto durante i loro viaggi, e ogni racconto sembrava spingersi un po' più lontano del precedente. Si parlava di montagne che sembravano non finire mai, di fiumi larghi come il mare, di animali sconosciuti e di foreste così fitte da nascondere interi villaggi. Tra tutte quelle terre ce n'era una che esercitava un fascino particolare: l'India. Per i greci rappresentava quasi il limite del mondo, era il luogo in cui la geografia lasciava spazio all'immaginazione. Più un posto era lontano, più diventava difficile separare ciò che era stato visto da ciò che era stato soltanto raccontato. Fu proprio da quelle regioni che arrivò anche la storia della manticora. Ctesia la raccolse, la ascoltò e fece quello che molti uomini della sua epoca avrebbero fatto al suo posto: la scrisse. Non possiamo sapere chi pronunciò quelle parole per primo, forse un mercante persiano, forse una guida che aveva attraversato le foreste orientali, forse qualcuno che aveva semplicemente ripetuto una storia ascoltata da bambino. Le leggende viaggiano così. Ogni
voce conserva qualcosa e cambia qualcos'altro. Quando finalmente raggiungono qualcuno disposto a metterle per iscritto, sembrano avere già vissuto 100 vite. Fu così che la manticora attraversò un confine invisibile. Fino a quel momento apparteneva alla tradizione orale, a quei racconti che cambiavano leggermente ogni volta che venivano ripetuti. Da quell'istante entrò nella storia. Le parole di Ctesia cominciarono a viaggiare da una città all'altra, passando da mano in mano, lette da uomini che probabilmente non avrebbero mai visto l'India e che, proprio per questo, erano pronti a credere che laggiù potesse esistere qualsiasi cosa. È facile sorridere oggi davanti a quei racconti. Abbiamo mappe, fotografie, satelliti. Possiamo attraversare il pianeta in poche ore. Per loro era diverso. L'orizzonte aveva ancora il sapore del mistero. Ogni viaggio poteva riportare qualcosa che nessuno aveva mai visto. Ogni carovana era una finestra aperta su un mondo quasi irraggiungibile. Ed è proprio in quel vuoto, sospeso tra realtà e immaginazione, che la manticora trovò la sua casa, perché una leggenda ha bisogno di una cosa soltanto per sopravvivere: qualcuno disposta a raccontarla e qualcun altro disposto a crederci. Quando quelle due persone si incontrano, una storia comincia a camminare con le proprie gambe, ed è esattamente quello che accadde alla manticora. Partì dalle terre d'Oriente come un semplice racconto e, senza che nessuno potesse più fermarla, iniziò un cammino destinato ad attraversare i secoli. Capitolo 3. La caccia impossibile. C'è una domanda che gli uomini si sono posti per secoli. Se davvero la manticora abitava le foreste dell'India, come aveva fatto a sopravvivere così a lungo senza che nessuno riuscisse a catturarla? Ogni villaggio dava una risposta diversa. Qualcuno sosteneva che cambiasse continuamente territorio, attraversando foreste e pianure, prima ancora che gli uomini riuscissero a organizzare una spedizione. Altri raccontavano che conoscesse quei luoghi così bene da trasformare ogni sentiero in un vicolo cieco per chiunque cercasse di inseguirla. C'era perfino chi giurava che fosse la foresta stessa a proteggerla, come se gli alberi avessero imparato a custodire il suo passaggio. È così che funzionano le leggende. Quando una creatura continua a sfuggire agli uomini, il confine tra ciò che sa fare e ciò che le viene attribuito diventa sempre più sottile. Così, anno dopo anno, la manticora smise di essere soltanto un predatore e divenne qualcosa di molto più difficile da affrontare. Si raccontava che nessun cavallo fosse abbastanza veloce da lasciarsela alle spalle. I viaggiatori descrivevano un animale capace di attraversare il sottobosco con la sicurezza di chi conosce ogni pietra e ogni radice, mentre chi tentava di fuggire inciampava, perdeva l'orientamento o finiva per ritrovarsi nello stesso punto da cui era partito. Forse era davvero così. Oppure era la paura a cambiare il modo in cui gli uomini ricordavano quei momenti. Perché quando credi di essere inseguito, ogni rumore sembra più vicino, ogni ombra più grande e ogni sentiero più lungo di quanto fosse davvero. Anche le sue armi cambiarono insieme ai racconti. Le cronache più antiche parlavano di una creatura già terribile per forza e ferocia, ma con il passare del tempo la sua coda divenne qualcosa di ancora più inquietante. Si disse che fosse ricoperta di aculei simili a quelli di un'istrice e che la manticora potesse scagliarli contro chi cercava di mettersi in salvo. Alcuni racconti sostenevano che quegli aculei fossero velenosi, altri che bastasse la loro forza a uccidere un uomo sul colpo. Nessuno avrebbe mai potuto verificarlo con certezza. Chi tornava raccontava ciò che credeva di aver visto, chi non tornava lasciava che fossero gli altri a immaginare il resto, ed è proprio in quel vuoto che la leggenda continua a crescere. Ogni storia aggiungeva un particolare, ogni particolare rendeva la manticora ancora più difficile da affrontare, finché il mostro smise di appartenere soltanto alle foreste e iniziò a vivere nella mente di chiunque si preparasse a partire. Prima ancora di mettere piede lungo un sentiero sconosciuto, un mercante sapeva già quale creatura avrebbe potuto incontrare. Prima ancora di attraversare un bosco, un soldato aveva già sentito raccontare cosa accadeva a chi rimaneva indietro. La manticora iniziava la propria caccia molto prima della caccia stessa.
cominciava con una storia. E quando una storia riesce a precedere il suo protagonista, ogni fruscio tra gli alberi diventa un avvertimento. Ogni impronta sul terreno sembra la prova che qualcuno sia passato da lì pochi istanti prima. Ogni silenzio acquista un significato che fino a un momento prima non aveva. Forse era proprio questo il suo dono più grande, far sì che gli uomini continuassero a cercarla, perché chi attraversava una foresta pensando alla manticora finisce inevitabilmente per vederla ovunque. Ed è in quel momento che il viaggio cambia, perché da lì in avanti la domanda non è più se quella creatura esista davvero. La domanda diventa un'altra: cosa accade quando finalmente la incontri? Capitolo 4. L'uomo che diventò preda. Si racconta che, molti anni fa, un uomo attraversasse da solo una foresta al confine dell'India. Non era un guerriero in cerca di gloria, né un cacciatore deciso a inseguire una leggenda. Era uno di quei viaggiatori che trascorrevano la vita seguendo le carovane, portando merci da una città all'altra, convinti che ogni strada fosse soltanto un altro tratto di mondo da percorrere. Era partito all'alba. Quando il sole era ancora basso, il sentiero sembrava innocuo. Gli alberi lasciavano filtrare la luce, gli uccelli riempivano l'aria con il loro canto e il rumore dei passi era l'unica compagnia di un viaggio che, almeno fino a quel momento, assomigliava a tanti altri. L'uomo conosceva quella strada, l'aveva percorsa anni prima, ricordava un torrente poco più avanti, una grande roccia dalla forma insolita e una radura dove i mercanti si fermavano spesso a riposare prima che arrivasse il tramonto. Per questo continuò a camminare senza preoccuparsi troppo del tempo. Fu il silenzio ad accorgersi di lui per primo. Gli uccelli smisero di cantare, il vento sembrò rallentare. Perfino gli insetti, che fino a pochi istanti prima riempivano l'aria con il loro ronzio, lasciarono il posto a un vuoto difficile da spiegare. L'uomo si fermò, guardò il sentiero davanti a sé, poi quello alle sue spalle. Nulla. Sorrise appena. Sono soltanto stanco, pensò. Riprese il cammino. Dopo qualche minuto arrivò al torrente che ricordava così bene. Si chinò per bere. L'acqua era immobile. Mentre avvicinava le mani al volto, vide qualcosa muoversi sulla superficie. Alzò immediatamente lo sguardo. Sulla riva opposta non c'era nessuno, eppure avrebbe giurato di aver visto un'ombra. Rimase immobile per qualche istante, poi scosse la testa. Le lunghe giornate di viaggio giocano strani scherzi agli occhi. Continuò il cammino. Il sole intanto aveva cominciato a scendere, la foresta cambiava insieme alla luce, gli alberi sembravano più vicini, le ombre più profonde. Il sentiero, che poche ore prima appariva chiaro e ben riconoscibile, iniziava a confondersi con tutto il resto. Fu allora che trovò le impronte. Erano grandi, troppo grandi per appartenere a un lupo, troppo tonde per essere quelle di un orso. Le osservò senza capire. Continuavano per pochi metri, poi sparivano, come se la creatura che le avesse lasciate fosse svanita nell'aria. L'uomo sentì un brivido attraversargli la schiena. Gli tornarono in mente le parole di un vecchio mercante incontrato settimane prima: se trovi impronte che finiscono nel nulla, continua a camminare e non voltarti. All'epoca aveva sorriso. Adesso quella frase gli sembrava molto meno assurda. Accelerò il passo. Il bosco era ormai immerso nella luce arancione del tramonto. Ogni tanto gli sembrava di sentire un ramo spezzarsi. Si voltava, non vedeva nulla. Riprendeva a camminare. Qualche istante dopo il rumore tornava, sempre alla stessa distanza, sempre impossibile da raggiungere con lo sguardo. Il cuore cominciò a battere sempre più forte. Cercò di convincersi che fosse un cervo o un grosso felino. Qualsiasi spiegazione gli sembrava migliore della storia che aveva appena ricordato. Poi accadde qualcosa. Davanti a lui il sentiero si interrompeva in una piccola radura. La attraversò lentamente. Fu allora che la vide. Era immobile, come se fosse lì da sempre. Per un istante il tempo sembrò fermarsi. L'uomo cercò di capire che cosa stesse guardando. Il corpo ricordava quello di un leone. La coda terminava con qualcosa che sembrava vivo, ma fu il volto a impedirgli di muoversi. C'era qualcosa di profondamente umano in quel viso, non abbastanza da rassicurarlo, abbastanza da renderlo impossibile da dimenticare. La creatura non emise alcun ruggito. Non mostrò i denti, restò semplicemente a osservarlo. Ed era proprio quella calma a risultare insopportabile. L'uomo fece un passo indietro, poi un altro. La manticora rimase ferma. Per un momento credette di avere ancora una possibilità.
si voltò, cominciò a correre, i rami gli colpivano il volto, il terreno diventava sempre più irregolare, il respiro gli bruciava nei polmoni. Continuava a correre senza sapere dove stesse andando. Dopo diversi minuti si fermò. Il silenzio era tornato. Si appoggiò a un tronco, cercando di riprendere fiato. Sorrise. Forse era riuscito a seminarla. Fu allora che una voce, calma e vicinissima, spezzò di nuovo il silenzio della foresta. È questo l'errore che fate sempre. L'uomo si voltò e capì che per tutto quel tempo non aveva mai corso lontano dalla manticora. Aveva corso esattamente dove lei voleva. Capitolo 5. Molto più di un mostro. Dopo tutto quello che abbiamo attraversato finora, una domanda continua a tornare. Com'è possibile che una creatura come la manticora sia riuscita a convincere così tante persone della propria esistenza? Oggi siamo abituati a distinguere con facilità una leggenda da un fatto. Abbiamo fotografie, mappe, documentari, satelliti. Se qualcuno descrivesse un animale sconosciuto, nel giro di poco tempo qualcuno partirebbe per cercarlo. Più di 2000 anni fa il mondo funzionava in modo molto diverso. Ogni partenza era un salto nell'ignoto, ogni ritorno era un racconto. Ed era proprio quel racconto diventare la finestra attraverso cui gli altri osservavano terre che probabilmente non avrebbero mai visitato. Immagina un mercante che torna dopo mesi di viaggio. Ha attraversato deserti, fiumi, montagne. Ha incontrato popoli che parlano lingue incomprensibili. Ha visto animali mai comparsi nei campi della Grecia e alberi che crescono in modi che nessuno a casa saprebbe immaginare. Quando comincia a parlare, chi lo ascolta non mette in dubbio ogni sua parola. Lo ascolta, perché è l'unico in quella piazza ad aver visto un pezzo del mondo che per tutti gli altri esiste soltanto nella fantasia. Ed è proprio qui che accade qualcosa di straordinario. Le storie iniziano a vivere una vita tutta loro. Ogni volta che vengono raccontate cambiano leggermente. Un dettaglio si fa più preciso, un incontro più drammatico, un pericolo più vicino. Nessuno decide di alterarle. Succede quasi senza accorgersene. Ogni narratore conserva ciò che lo ha colpito di più e lascia che sia l'immaginazione a riempire il resto. Così un racconto smette lentamente di appartenere a chi l'ha vissuto, diventa patrimonio di tutti. Ed è in quel momento che nasce una leggenda. La manticora, forse, è l'esempio perfetto di questo meccanismo. Che fosse stata davvero vista da qualcuno o che fosse il risultato di racconti sempre più ricchi di particolari, cambia poco. Quello che conta è che migliaia di persone iniziarono a parlarne come se appartenesse al mondo reale. Perché quando una storia viene ripetuta abbastanza a lungo, finisce per assumere il peso di una testimonianza. Ed è curioso pensare che questo accade ancora oggi. Non con i mostri delle antiche foreste, forse, ma con ogni racconto che passa di bocca in bocca, aggiungendo ogni volta un dettaglio nuovo, finché diventa difficile capire dove finisce la realtà e dove cominci l'immaginazione. La manticora allora racconta qualcosa che va ben oltre se stessa, racconta il modo in cui gli esseri umani cercano di dare ordine a ciò che ancora non comprendono. Ogni civiltà ha trovato il suo proprio modo di farlo. Lo avevamo già incontrato parlando del Wendigo. Nelle immense foreste del Nord America, il gelo, la fame e l'isolamento finirono per assumere il volto di una creatura divorata da un appetito senza fine. Qui il paesaggio cambia, al posto della neve ci sono terre lontane, carovane e sentieri che sembrano scomparire all'orizzonte, eppure il meccanismo è lo stesso. Quando qualcosa ci sfugge, la mente prova a renderlo comprensibile, gli dà un nome, un volto, una storia, ed è proprio per questo che la manticora è molto più di un mostro. Non rappresenta soltanto una bestia nascosta nelle foreste, rappresenta il momento esatto in cui una civiltà guarda oltre il proprio confine e, invece di trovare una risposta, trova un racconto capace di sopravvivere ai secoli. Capitolo 6. Dal deserto ai manoscritti medievali. Le leggende hanno una caratteristica che le rende diverse da qualsiasi altra storia. Non rimangono mai ferme, viaggiano insieme agli uomini. Cambiano lingua, attraversano mari, superano montagne e, ogni volta che raggiungono una nuova terra, trovano qualcuno disposto a raccontarle ancora. Anche la manticora intraprese questo percorso. Le carovane continuarono a percorrere le antiche rotte commerciali, gli eserciti attraversarono territori sempre più vasti e le storie seguirono lo stesso cammino. Secolo dopo secolo, quella creatura nata tra i racconti dell'Oriente si allontanò sempre di più dalle foreste in cui si diceva abitasse. A un certo punto
punto accadde qualcosa che cambiò il suo destino. La leggenda smise di viaggiare soltanto attraverso la voce degli uomini, cominciò a vivere anche sulla carta. Immagina uno scriba seduto in una stanza illuminata appena dalla luce che entra da una finestra stretta. Davanti a lui c'è un grande foglio di pergamena. L'inchiostro procede lentamente, una riga dopo l'altra. Ogni parola richiede attenzione. Ogni errore costa tempo, fatica e materiale prezioso. Quando arriva il momento di descrivere la manticora, quello scriba non l'ha mai vista. Nessuno probabilmente l'ha mai vista, eppure deve darle una forma. Così prende in mano il pennello e comincia a disegnarla. Nascono immagini sorprendenti. In alcune il volto diventa sempre più umano, in altre la bocca si riempie di file interminabili di denti. La coda assume forme diverse, le zampe cambiano proporzioni, il corpo diventa più massiccio o più slanciato. Ogni miniatura racconta una manticora leggermente diversa dalla precedente. È come osservare una leggenda mentre continua a trasformarsi. Questo accadeva perché il Medioevo non cercava l'accuratezza che pretendiamo oggi. Quelle immagini avevano un altro scopo, dovevano aiutare chi leggeva a immaginare l'inimmaginabile. Ogni artista aggiungeva qualcosa della propria epoca, ogni copista reinterpretava ciò che aveva ricevuto. Così la manticora iniziò lentamente a cambiare volto, non perché fosse cambiata la creatura, era cambiato lo sguardo di chi la raccontava, ed è una differenza enorme. Le leggende non restano identiche attraverso i secoli, assomigliano a un fiume. L'acqua è sempre la stessa e allo stesso tempo è sempre diversa. Ogni generazione lascia qualcosa, ne modifica un dettaglio, sposta un confine, aggiunge una sfumatura. La manticora attraversò il Medioevo proprio così, continuava a essere la divoratrice di uomini di cui parlavano gli antichi, ma intorno a lei cresceva un immaginario sempre più ricco, compariva accanto ad altre creature straordinarie, popolava raccolte dedicate agli animali più insoliti del mondo e, pagina dopo pagina, diventava familiare anche a persone che non avrebbero mai lasciato il proprio villaggio. È curioso pensarci. All'inizio di questa storia la manticora viveva ai margini del mondo conosciuto. Ora viveva anche sugli scaffali di monasteri e biblioteche. Era passata dalle parole sussurrate attorno ai fuochi delle carovane alle pagine che i monaci ricopiavano con pazienza, convinti che ogni libro custodisse una parte del sapere del mondo. Il racconto era cambiato. La creatura continuava ad attraversare continenti, soltanto che adesso non aveva più bisogno di camminare, le bastava essere letta. Ed è proprio questo il destino delle grandi leggende. Sopravvivono perché ogni epoca trova un modo nuovo di raccontarle, e ogni volta che qualcuno apre una pagina e incontra il loro nome, quel viaggio ricomincia ancora una volta. Capitolo 7. Il mostro dentro di noi. C'è una domanda che mi ha sempre incuriosito. Se prendessimo 10 artisti vissuti in epoche diverse e chiedessimo ciascuno di disegnare la manticora, probabilmente otterremo 10 creature differenti. Qualcuno avrebbe il volto umano, qualcun'altra la testa di un leone, in alcune comparirebbero grandi ali membranose, in altre scomparirebbero del tutto. La coda cambierebbe forma, le zampe diventerebbero più possenti, perfino le dimensioni sarebbero diverse. Eppure, guardandola una accanto all'altra, nessuno avrebbe dubbi, sono tutte la manticora. Com'è possibile? Perché continuiamo a riconoscere la stessa creatura anche quando il suo aspetto cambia così tanto? La risposta forse si trova molto lontano dalle antiche foreste in cui la leggenda è nata. Si trova dentro chi la osserva. Ogni epoca immagina il pericolo con gli occhi del proprio tempo. Quando un artista medievale prendeva in mano il pennello, non stava copiando una fotografia, stava cercando di dare un volto a qualcosa che nessuno aveva mai visto. E inevitabilmente lo costruiva usando ciò che conosceva meglio. Le ali ricordavano quelle dei demoni raffigurati nelle chiese, la coda prendeva la forma dello scorpione, animale che da secoli evocava il veleno e la morte, il corpo restava quello del leone, il re dei predatori. Così, senza accorgersene, ogni generazione lasciava la propria
impronta sulla leggenda. È curioso, pensiamo spesso che siano i miti a cambiare le persone. Molto spesso accade anche il contrario. Sono le persone a cambiare i miti. Ogni civiltà prende una storia antica e, quasi inconsapevolmente, la ricostruisce con i propri timori, i propri simboli e il proprio modo di guardare il mondo. La manticora è sopravvissuta proprio perché ha saputo fare questo. Non è rimasta immobile, ha continuato a trasformarsi insieme agli uomini ed è qui che, secondo me, la sua leggenda diventa davvero interessante. Se togliessimo le ali alla manticora, continueremmo a chiamarla con lo stesso nome. Se sostituissimo la coda di Scorpione con quella descritta da un altro autore antico, continueremmo a riconoscerla. Persino il volto umano, presente in molte delle prime descrizioni e poi spesso dimenticato nelle rappresentazioni medievali, non è riuscito a cancellarne l'identità. Perché? Perché la manticora non vive nei singoli dettagli, vive nell'idea che quei dettagli raccontano. Ogni volta che l'uomo ha provato a immaginare il predatore assoluto, ha preso il meglio di ciò che lo spaventava e lo ha riunito in un'unica creatura. Il leone portava la forza, le ali permettevano di raggiungere ovunque la preda, la coda velenosa rendeva impossibile sfuggirle. Il volto umano, nelle versioni più antiche, aggiungeva qualcosa di ancora più inquietante, la sensazione di trovarsi davanti a una creatura capace di comprendere. Ogni elemento aveva uno scopo e quando uno di questi cambiava, un altro prendeva il suo posto, la paura rimaneva. Forse è proprio questo il motivo per cui la manticora continua a sembrarci così familiare, non perché esista una versione giusta del suo aspetto, ma perché ogni epoca sente il bisogno di ricrearla. È come se ogni generazione dicesse: ecco, se dovessimo immaginare oggi il mostro perfetto, assomiglierebbe a questo. Ed è difficile trovare un'altra creatura che si sia prestata così bene a questo continuo cambiamento. Lo avevamo visto anche parlando del lupo mannaro. Da secoli il suo aspetto cambia da racconto a racconto. A volte è un uomo che si trasforma completamente in lupo, altre conserva tratti umani, altre ancora diventa una creatura a metà tra i due mondi. Eppure basta pronunciare il suo nome perché tutti immaginiamo la stessa paura. Con la manticora accade qualcosa di simile, cambiano i dettagli, rimane l'essenza. Forse è questo il vero potere delle grandi leggende, non quello di restare identiche, ma quello di riuscire a cambiare senza smettere di essere riconoscibili. Ogni generazione aggiunge qualcosa di sé, un tratto, un simbolo, una nuova immagine, e senza accorgersene continua a raccontare la stessa storia, perché in fondo, quando ridisegniamo un mostro, stiamo sempre ridisegnando anche le nostre paure. Capitolo 8. La manticora non è mai scomparsa. Ci sono creature che appartengono a un'epoca, nascono, vengono raccontate per qualche secolo e poi scompaiono insieme al mondo che le ha create. Della loro esistenza rimangono poche righe in un antico manoscritto, qualche incisione consumata dal tempo e un nome che quasi nessuno ricorda più. La manticora ha scelto un'altra strada, ha continuato a camminare. Per secoli è rimasta nascosta tra le pagine dei bestiari medievali, osservando il mondo cambiare intorno a sé. Sono caduti imperi, sono cambiate le lingue, sono cambiate perfino le mappe. Lei è rimasta in silenzio, aspettando qualcuno disposto a raccontarla ancora. E quel momento è arrivato. Molto prima di aprire un libro di mitologia, molti di noi hanno incontrato la manticora senza nemmeno accorgersene, magari esplorando una rovina in un videogioco, sfogliando il manuale di un gioco di ruolo, oppure leggendo un romanzo fantasy dove compariva per poche pagine come guardiana di un luogo dimenticato. Per tanti è successo proprio così, prima è arrivata la storia, solo dopo è arrivata la leggenda, ed è curioso pensare a quanto sia cambiato il viaggio dei miti. Un tempo erano le antiche leggende a ispirare chi raccontava nuove storie, oggi accade spesso anche il contrario. Sono proprio le storie moderne ad accompagnare milioni di persone verso quei racconti che sembravano destinati a essere dimenticati. È un ponte invisibile. Qualcuno incontra la manticora in un mondo fantastico, il suo nome incuriosisce, nasce una domanda: esiste davvero una leggenda dietro questa creatura? E senza quasi rendersene conto, quel sentiero lo conduce fino a racconti dell'antica Persia, ai mercanti, ai bestiari medievali e alle cronache dei greci. Una leggenda vecchia di oltre 2000 anni ricomincia così a vivere.
Lo stesso è accaduto al Minotauro. Per molti non è stato il labirinto di Creta il primo incontro con lui, è arrivato prima un romanzo, un film, un videogioco. Poi un giorno è nata la curiosità di scoprire da dove provenisse davvero quella figura con il corpo d'uomo e la testa di toro. Con la manticora succede la stessa cosa, ed è forse questo il destino delle grandi creature mitologiche. Smettono di appartenere soltanto al passato, diventano porte. Ogni nuova storia invita qualcuno ad attraversarle. Qualcuno si fermerà sulla soglia, qualcun altro continuerà la strada fino alle fonti più antiche. Ma ogni volta il mito riprende a respirare. Forse questo è il vero motivo per cui la manticora non era mai scomparsa. Non vive soltanto nei libri che raccontano il suo passato, vive nella curiosità di chi la incontra per la prima volta e sente il desiderio di sapere chi sia davvero. Ogni generazione trova una strada diversa per arrivare fino a lei, e ogni volta quel sentiero conduce inevitabilmente alla stessa domanda: chi era davvero la manticora? Forse una creatura immaginata, oltre 2000 anni fa, forse qualcosa di più, perché alcune leggende smettono di essere credute, altre invece continuano semplicemente a essere raccontate, ed è questa la differenza che permette loro di attraversare i secoli. Capitolo 9. Se continui a cercarmi, mi troverai. Sai qual è la domanda che gli uomini si fanno più spesso quando ascoltano una leggenda? È esistita davvero? Per secoli hanno cercato le mie impronte, hanno osservato le montagne, attraversato deserti, esplorato foreste, hanno interrogato mercanti, soldati e viaggiatori. Ogni volta speravano di trovare una prova, un osso, un artiglio, una traccia lasciata nella terra. Credevano che fosse quello il modo giusto per capire se io fossi reale. Eppure hanno sempre cercato nel posto sbagliato, perché io non sono mai rimasta nascosta in una foresta. Ho attraversato qualcosa di molto più grande, la memoria degli uomini. Quando una storia continua a essere raccontata, il tempo smette di essere un nemico. Passano gli anni, passano i secoli, cambiano le lingue, cambiano gli imperi. Eppure basta che qualcuno pronunci ancora il tuo nome perché la storia ricominci. È successo anche questa volta. Forse mi hai incontrato molto prima di oggi, in un libro, in un disegno, in una partita o un gioco, in una storia raccontata quasi per caso. Magari non ricordi nemmeno quando. Eppure eccomi di nuovo qui, davanti a te. È questo il destino delle leggende. Ogni volta che sembrano svanire, qualcuno torna a raccontarle. Basta una voce, una sera attorno a un fuoco, un libro aperto, un genitore che inventa una storia prima di dormire. Ed è sufficiente una sola voce perché ciò che sembrava perduto ricominci a vivere. Per questo non mi sono mai preoccupata del tempo. Il tempo consuma la pietra, sbiadisce l'inchiostro, fa crollare i palazzi, ma le storie seguono regole diverse. Finché qualcuno sentirà il bisogno di raccontarle, continueranno a esistere. Ed è questo che gli uomini hanno sempre saputo fare: trasformare le domande in racconti. Quando il mare sembrava infinito, immaginarono creature capaci di trascinare intere navi negli abissi. Quando il destino sembrava scritto prima ancora dalla nascita, immaginarono donne che intrecciavano il filo della vita. Quando il fuoco cambiò per sempre il mondo, raccontarono di chi ebbe il coraggio di rubarlo agli dei. Ogni epoca ha dato un volto a ciò che faticava a comprendere. Anch'io sono nata così, da una domanda, da uno sguardo rivolto verso terre lontane, da una paura che aveva bisogno di un nome. Ed è per questo che continuo a esistere, perché le domande non finiscono mai. Cambiano soltanto il loro volto. Forse è questa la vera forza dei miti, non quella di raccontare il passato, ma quella di accompagnare ogni generazione mentre cerca di capire il proprio presente. Ogni volta che crediamo di aver esplorato ogni confine, ne compare uno nuovo. Ogni volta che una risposta sembra definitiva, nasce una domanda capace di rimettere tutto in discussione. Ed è proprio lì che ricomincia il nostro viaggio, lì dove termina ciò che conosciamo e inizia ciò che ancora aspetta di essere raccontato, perché ogni leggenda nasce nello stesso modo, da una domanda a cui nessuno riesce a dare una risposta, e quando questo accade l'uomo inventa un mito. Io sono stata una di quelle domande,
e molte altre stanno ancora aspettando qualcuno disposte ad ascoltarle. E così termina il nostro viaggio di oggi. Ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e i miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!